Che spettacolo c'è. Guarda che posto, che colore che ha l'acqua. Ciao ragazzi, bentornati sul canale. In questo nuovo video vi porto con me nelle mie montagne preferite. Infatti andremo a scoprire insieme la catena dell'Adamello, specificatamente in una valle che pochi conoscono. Vi porterò con me nella Val Nambrone. Saremo sotto la cima della Presanella con dei panorami veramente fantastici e selvaggi. Come sempre ti racconterò le storie dei posti che attraverseremo, nello specifico una danza macabra in una chiesa e dei reperti bellici della guerra che si combatté a quelle quote, pensate a 3000 metri di altezza. Ti ricordo che come sempre la traccia GPX, come in tutti i miei video, la trovi sotto, scaricabile in descrizione, è tutto gratuito. Se vuoi aiutarmi e ne hai le possibilità e trovi che questi contenuti ti siano utili, puoi lasciarmi un super grazie o abbonarti al canale. Ma ora vieni con me in moto e andiamo insieme a scoprire la bellezza degli spazi selvaggi. Vamos! Eccoci qua, Pinzolo, partenza. Tra l'altro questa è la bellissima chiesa della danza macabra. Molto particolare quell'incisione. Adesso magari ve la spiego, anzi ve la spiego adesso. Allora ragazzi, sono a Pinzolo e scommetto che questa chiesetta l'avrete passata tante volte. In realtà è una chiesetta molto antica, datata dell'anno 1000, poi ci sono stati dei successivi ampliamenti fino a quello più importante del 1500. Nello specifico nel 1539 da parte di Simone de Bascensis, che ha dipinto questa danza macabra. Qual è la particolarità? Beh, perché la morte accompagna le persone nel viaggio nell'aldilà in maniera diversa a seconda di quale status hanno ricoperto nella loro vita. Quindi vediamo che la morte strappa quasi via dalla vita la persona ricca, il commerciante, perché lo toglie proprio dai suoi agi terreni, mentre per quanto riguarda il povero, il derelitto, lo accompagna proprio nell'aldilà, come se fosse proprio una sollevazione da tutte le pene, tutti i mali e tutta la sofferenza che ha avuto nella vita. Ok, ripartiamo qua da Pinzolo. Bene, storia della chiesa fatta. Qui c'è un'altra bellissima valle sulla mia sinistra che è la Val Genova, vi ci porterò sicuramente. E qui siamo nella Val Rendena, scavata dal fiume Sarca, che esce anche qua dalla Val Genova. Questo qua è il Sarca di Val Genova che ha scavato questa valle. Alla mia sinistra abbiamo delle rocce granitiche perché c'è l'Adamello, invece alla destra abbiamo le Dolomiti di Brenta, quindi due rocce dal punto di vista geologico della loro formazione completamente diverse. Dolomiti si sono formate su mari bassi, erano barriere coralline, quindi in fondo al mare. Da questa parte di qua, queste montagne di qua, invece è granito che si è formato a causa di fenomeni vulcanici. Non entriamo troppo nei dettagli, ma è una roccia che si è raffreddata lentamente, infatti il granito al suo interno ha i cristalli, a differenza del porfido, i famosi bolognini che si usano nelle strade. Anche quella roccia vulcanica che si è raffreddata velocemente. Non vi dico altro, se no vi perdete nei tecnicismi geologici, però ecco, è interessante vedere che una valle comunque così stretta, divisa da un fiume, ha due formazioni completamente differenti. Quindi chiaramente parliamo di aree geologiche, milioni di anni. Le Dolomiti hanno 250 milioni di anni. Difficile racchiudere in un breve discorso la loro storia, però sappiate che hanno formazione appunto marina e formazione vulcanica. E ora direzione Val Nambrone. Faccio vedere che valle spettacolare che vi trovo qua con la Royal. Il bello comunque di guidare una moto così è che, come vi dicevo, non ha protezione dall'aria, quindi ti becchi tutta l'aria in faccia. Non è così poco potente perché comunque ha 47 cavalli, 46 cavalli, però ti spinge proprio ad andare piano, a passeggiare. E quando lo sentivo dire dico vabbè, sì, sarà un po' una cavolata. Invece è vero, perché comunque sentendo di più la velocità tu te lo fai tutto a 80 all'ora. Io mo qua ho paura di toccare la pedalina, quindi vado piano sul tornante, però te la fai tutta tranquilla a 80 all'ora, perché se acceleri cominci a sentire l'aria, senti proprio la velocità. Qui sentendo di più la velocità, sentendo di più la moto stessa, sei portato più a andare tranquillo, a passeggiare, anche proprio la postura che ti spinge al relax. Ecco, io ho solo 2 tacche di carburante, spero che mi bastino. Eccoci qua, Val Nambrone, che la Royal consuma veramente poco.
se entriamo nel parco, siamo già nel parco, però nel parco Adamello Brenta, qua ragazzi ci sono gli orsi, quindi occhio, non è consigliatissimo accamparsi per esempio, no? Poi è ovvio che tutto il discorso orso è da prendere con le pinze, nel senso che ho corso molto più pericoli a venire qua in moto che mi uccide un orso e vado a fare una passeggiata qua nei boschi, ecco. Dopo chiaro che se ti aggredisce un orso fa molto più notizia di uno che ha fatto un incidente in moto, no? Quindi anche quella, la percezione è completamente diversa. Adesso mano a mano che entriamo nella valle vedrete come si apprezzano proprio queste cime granitiche. Da ricordare che tutte queste valli laterali dell'Adamello sono tutte valli fluviali, è chiaro, molto strette, fatte a V, quindi proprio scavate dal fiume, diffusione chiaramente dei ghiacciai, anche se purtroppo ormai del ghiacciaio dell'Adamello è rimasto veramente poco. Poi tra l'altro adesso arriviamo in cima e andiamo in due destinazioni diverse, prima una malga, poi vi porto dei laghi fantastici, i laghi di Cornisello, corpo forestale. Ora qua guardarei come sono deformati dalla neve. Ecco, qua vediamo proprio, si inizia a vedere classica roccia granitica. È il primo rifugio. Io tra l'altro, come nella mia migliore tradizione, non ho portato niente da mangiare, nemmeno da bere. Penso sempre più a preparare la moto, l'attrezzatura video che al cibo. Ecco, se sentite caldo vi fate un tuffetto in questo fiume, avete una bella rinfrescatina, al limite di 10 all'ora addirittura. Guarda che paesaggio. Guarda che posto, che colore che ha l'acqua, stupendo. Guarda che parete qua, è impressionante, fa anche un po' paura che sembra che uno di questi pezzi possa staccarsi da un momento all'altro. Infatti ogni tanto si staccano, Guarda come sono lisce, siamo proprio in una zona estremamente selvaggia. Noi ovviamente adesso arriviamo su in cima, però il mio consiglio assoluto è di venire qui in moto, in macchina, un minimo magari preparati se avete qualcosa per camminare, e farvi una passeggiata su queste cime, perché poi, come dico sempre, si arriva su questi posti con la strada, però quello che vedi è nemmeno la metà di quello che puoi vedere poi continuando un po' a piedi, e vale veramente la pena perché sono dei posti di una bellezza sconvolgente. Che bella questa moto, proprio il bello di sentire il motore che scende e poi ridai gas e lei riprende, proprio super elastico. Inizia a fare freschino. Il bello di un posto del genere, ragazzi, è che qua abbiamo l'Adamello, ma guarda qua cosa abbiamo di lato, guarda che spettacolo, le Dolomiti di Brenta, fantastiche. Adesso proseguo perché come sempre queste sono montagne di alta quota e vanno prese con le pinze. Qui viene un temporale devastante, passa mezz'ora, torna il sole, poi ritorna, saette fulmini, specie in Adamello e in Dolomiti i temporali sono proprio, specialmente negli ultimi anni, di una violenza estrema. Bisogna venire preparati. Allora, qua siamo arrivati oltre il limite della vegetazione, quasi oltre il limite, perché lassù per esempio non c'è vegetazione su quelle cime lì, e qua c'è la deviazione. A destra andiamo al rifugio Cornisello e laghi di Cornisello, e qua sulla sinistra invece andiamo Malga Valina d'Amola e poi al rifugio Segantini se uno vuole. Saliamo qua e poi andiamo di là. Belle tutte e due le parti, ve lo voglio far vedere visto che siamo qua. Qua c'è sterrato, ma noi Royal ci facciamo intimidire dallo sterrato? Assolutamente no. Poi è sterrato, strada bianca, guarda che bello. Qua io l'ultima volta che ci sono venuto, tantissimo tempo fa, sono venuto a fare un video per un amico che scalava una cima qua a Monte Nero. Siamo venuti qua la sera, abbiamo dormito in bivacco e poi siamo partiti all'alba e li ho ripresi fino a un certo punto che scalavano. Poi dopo loro sono andati perché comunque ci ho messo tutto il giorno e io sono tornato giù con i ramponi. Guarda che posto, guarda che posto. Questo è ghiaccio liquido, questo è proprio ghiaccio liquido. Quando è questo colore un po' grigiastro è proprio l'acqua che viene giù dal ghiacciaio. Guarda che zona, senti proprio la forza della natura qua. Bene, proseguiamo questo pezzettino di strada, ma guarda che roba, che posto. C'è una visione
Poi c'è gente che a volte mi dice: ma mi vorrei prendere una Max Enduro per fare l'eroica. Cosa Max Enduro per fare l'eroica? L'eroica è più facile di questa. Guarda che scenari primordiali. E se io adesso sto zitto come dovrei star più zitto, non senti niente. Senti che roba? Silenzio totale. Bellissimo. Ovviamente con il super grandangolo della GoPro adesso non si riesce a vedere, ma in cima a Tosa l'altro giorno ho nevicato. Ora arriviamo, che siamo quasi arrivati, la Malga è qui sopra. Ah, però pensavo che proprio non ci fosse nessuno, invece guarda quanta gente c'è già che viene a camminare. Beh, comunque non è nemmeno lontanamente paragonabile a quello che ci può essere in Brenta, eh. Poi qua la strada che porti alla Malga, suppostamente, se la supposta è giusta, è divieto accesso, però ne arriviamo lì perché comunque andiamo a vedere questa bella valle da qua sotto. Eccola qua, guarda come si apre tutta la valle e che spettacolo c'è. Parcheggiamo qua la Super Meteor. Guarda che posto idilliaco. E questa è solo una delle tante valli dell'Adamello, Ce ne sono tantissime così, non è che c'è questa e basta, è proprio una montagna. Io credo che sia il mio gruppo montuoso preferito, perché ripeto, non ha quella scenografia da cartolina delle Dolomiti, bellissime sicuramente, però ha quel fascino un po' del selvaggio, dell'inesplorato che c'è ancora. Lì la Malga è aperta, qua non c'è scritto nessun segnale di divieto per arrivare con dei mezzi, però è ragionevole pensare che sia vietato, ecco. Come vedete ragazzi, il paesaggio dietro di me è idilliaco. Quella cima aguzza che vedete dietro di me è il Monte Nero, 3344 metri se non erro. Dietro, coperta dalle nebbie, ci sarebbe la cima Presanella, che è un 3556, ecco, per la precisione. Mentre qua dietro, sullo sfondo dietro di me, la maestosità delle Dolomiti di Brenta. Vi ricordo che qua siamo nel grande parco Adamello Brenta. In questi posti, che per quanto oggigiorno sembrano idilliaci, c'è stata la profonda traccia della guerra, nello specifico la guerra bianca. Cosa vuol dire la guerra bianca? La guerra bianca è la prima guerra mondiale, che si combatté ad altissime quote nei ghiacciai con attrezzature letteralmente inadatte per quelle quote. Pensate che all'inizio l'esercito italiano non aveva nemmeno le uniformi bianche, quindi attraversavano i ghiacciai vestiti di scuro come sono vestito io, in mezzo al bianco si vedevano perfettamente, quindi era veramente il tiro al piccione. Oppure più semplicemente non avevano gli occhiali da sole da utilizzare nel ghiacciaio per evitare tutto quel riverbero, e c'erano tantissimi casi di cecità appunto da ghiacciaio. E comunque un dato su tutti per far capire e riflettere sulla difficoltà di vivere e combattere a queste quote, che ci furono molti più morti per assideramenti o per valanghe di quanti nelle operazioni di guerra. Infatti su questi fronti non era inusuale appunto una tregua non scritta tra i soldati. Anzi, un vecchietto della Varrendena una volta mi ha raccontato questa storia del suo bisnonno, che probabilmente si tramandavano in famiglia, che una volta mandarono su un carabiniere, non mi ricordo in quale settore, appunto per capire quale dei soldati aveva fatto tregua con gli austro-ungarici, che insomma non si scambiavano le ostilità. Scoprirono che era un carabiniere travestito diciamo da soldato, gli dissero di andare in un certo settore a una determinata ora, avvisarono gli austro-ungarici che lo fecero secco. Quindi ecco, c'era insomma questo cameratismo, non detto, tra povera gente che era costretta a combattere a queste quote. Ora però ragazzi risaliamo in groppa a Sua Altezza Reale la Super Meteor e andiamo a vedere i laghi di Cornisello proprio dietro questo crinale roccioso. Noi ci andiamo in macchina, chiaramente è possibile scavallare dall'altra parte e arrivarci a piedi. Vedrete che posto. Vamos! Ok, adesso andiamo dall'altra parte, prendiamo l'altra strada e vi faccio vedere cosa c'è dietro queste creste rocciose. Altro paesaggio fantastico che non vi delude. Comunque veramente nessun problema questa piccola motina a fare queste stradine. Ok, ho ripreso la deviazione e adesso direzione Cornisello. Qua è tutto asfalto se non mi sbaglio, tranne gli ultimi 10 metri, sembra ricordare. Sono veramente soddisfattissimo di questa
Piccola super meteor perché veramente le vibrazioni sono pochissime, i consumi sono esigui, quindi si può viaggiare. Poi ho incontrato a Pinzolo un signore che aveva parcheggiato a fianco a me, aveva la stessa e stava venendo al Friuli, si era fatto un giro, ci aveva fatto, mi sembra, ha detto 20.000 km, chiaro che ha i suoi limiti. Eccoci qua, peccato che le cime più alte sono un po' coperte dalla nebbia, ma comunque il paesaggio merita. Ecco, c'è lassù in cima il rifugio, si vede. Ti vuoi fare la doccia? Sei a posto qua, guarda. Qua se le avessi avute, manopole riscaldate, le avrei accese. Vedi che non ricordavo male, c'è un pezzettino minuscolo di sterrato, no? Siamo praticamente arrivati al rifugio. Ah, qua prima mi ricordo che mi avevano fatto parcheggiare su, adesso l'hanno messo per autorizzazione, salvo autorizzazione. Probabilmente con l'esplosione del turismo montano hanno chiuso questo pezzettino qua. Prima si arrivava su tranquillamente. Vabbè, parcheggiamo qua vicino al Transalp. Vedi che destino beccare un Transalp ovunque. Bene, adesso mi metto la borsa a tracolla, facciamo questo pezzettino così vediamo cosa c'è di là. Ragazzi, eccoci arrivati qua sopra. Qui dietro di me ci sono i laghi di Cornisello, in primo piano il lago di Cornisello inferiore e poi il lago di Cornisello superiore laggiù in fondo. Intorno a me ci sono tantissimi altri laghi veramente belli, come il Lago Nero qua sopra, in cui non sono arrivato perché comunque ci sono circa 300 metri di dislivello e arrivarci a piedi con tutta la roba da moto e video è un po' lunghetta. Poi giù in fondo c'è un altro lago spettacolare, si chiama il lago di Vedretta, c'è un po' da camminare, ma è questo lago dal colore blu acceso in mezzo a un deserto di roccia, è veramente una cosa pazzesca, però ovviamente è da fare in trekking. Poi se uno vuole, a piedi da qui si arriva in cima a Presanella, purtroppo è coperta dalla nebbia, 3556 metri, ci si può arrivare a piedi senza l'ausilio di corde, ramponi o vie ferrate. Chiaramente bisogna essere esperti di montagna, non affrontate cima a Presanella come gente inesperta, come la vostra prima uscita in montagna, fatevi accompagnare, però è una cima veramente grandiosa secondo me, non è paragonabile alle grandi cime delle Alpi, però è sempre un 3556, quindi è veramente una delle cime indicative del gruppo Adamello Presanella. Considerate che qui nelle quote, nelle montagne si è combattuto, come vi ho detto, tantissimo e ogni tanto il ghiacciaio restituisce i corpi. Se venite a passeggiare da queste parti vi do un consiglio molto importante. Cioè il posto è pieno di resti bellici, ci sono fili spinati, schegge di bombe, proiettili, cannoni. Alcune di queste sono inesplose, quindi se trovate delle bombe sul cammino, uscite un attimo al sentiero, in una grotta, assolutamente non toccatele perché possono essere assolutamente pericolose. È già successo che persone siano venute qui in Adamello a camminare, a passeggiare, hanno toccato delle bombe, le hanno un po' maneggiate per portarle al rifugio, addirittura per portarsele a casa, e gli sono esplose addosso, uccidendoli chiaramente. Beh ragazzi, adesso riprendiamo la Super Meteor, riscendiamo giù a valle e ce ne torniamo piano piano nei nostri passi. Vamos! Come sempre ti ricordo che la traccia GPX la trovi sotto in fondo in descrizione, scaricabile gratuitamente, così puoi vedere esattamente che giro ho fatto, dove esattamente passare con la strada, come avete visto, libera a tutti, percorribile da tutte le moto. Fammi sapere nei commenti come sempre cosa ne pensi, che ci tengo, se conoscevi questi posti, se ci verrai, ricordati di iscriverti e come sempre noi ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi!